A metà del 400 Firenze vive un periodo di splendore che convive con un'inquietudine sotterranea. Le botteghe brulicano di attività, gli artisti reinventano la bellezza e i mercanti conducono affari con l'intera Europa, mentre nelle stanze dei palazzi nobiliari si intrecciano rivalità, sospetti e ambizioni che non trovano mai pace. È una città brillante ma anche vulnerabile, pronta a incendiarsi al minimo scontro tra fazioni. In questo scenario, la presenza dei Medici è diventata centrale. Senza possedere titoli nobiliari, la famiglia ha consolidato il proprio potere attraverso la banca più influente del continente e una fitta rete di alleanze. Chiunque aspiri a una carica pubblica, a un aiuto economico o a un semplice favore, finisce inevitabilmente per fare riferimento a loro. Dopo Cosimo il Vecchio, tocca ai nipoti Lorenzo e Giuliano mantenere l'equilibrio di una città che li osserva con un misto di ammirazione e timore. Lorenzo è giovane ma già riconosciuto per intelligenza e carisma. Giuliano, più spontaneo e popolare, conquista la simpatia dei fiorentini con facilità. Insieme rappresentano una nuova generazione di potere, capace di influenzare la politica senza ricoprire formalmente il governo. Questo successo, però, non passa inosservato. Molte famiglie aristocratiche fiorentine, orgogliose delle proprie origini antichissime, percepiscono l'ascesa dei Medici come una minaccia all'ordine tradizionale. Il loro dominio silenzioso sembra erodere spazi che un tempo appartenevano alle casate storiche della città. Il malcontento cresce lentamente, alimentato da attriti economici e divergenze di visione politica. Nel clima raffinato e competitivo del Rinascimento fiorentino, il potere non è mai saldo come appare. Basta una scelta mal interpretata, un incarico sfumato o un alleato che cambia schieramento perché gli equilibri vacillino. E mentre la città continua a prosperare, sotto la superficie si accumulano tensioni che nessuno ha il coraggio di nominare apertamente. Firenze sembra avanzare verso un futuro luminoso, ma le ombre che la accompagnano diventano ogni giorno più dense, preparando il terreno a uno dei complotti più drammatici della sua storia. Tra le famiglie più antiche di Firenze, i Pazzi hanno sempre occupato una posizione di prestigio. Sono banchieri ricchi, proprietari influenti e membri di una nobiltà che considera la città quasi un'estensione della propria storia. Finché il potere dei Medici resta un'influenza frattante, la convivenza è possibile, ma quando la loro autorità cresce fino a oscurare le altre casate, i Pazzi iniziano a percepire un cambiamento che li inquieta profondamente. Non è un contrasto che esplode all'improvviso, si manifesta in piccoli segnali. Un incarico politico che passa a un alleato dei Medici, un affare bancario che sfugge di mano, un favore che la signoria concede a chi è vicino al Magnifico. A poco, la famiglia vede scivolare la propria centralità. E ciò che un tempo era prestigio acquisito, ora sembra essere messo in discussione da una dinastia più giovane, più dinamica e sempre più presente in ogni ambito della vita cittadina. Jacopo de' Pazzi, patriarca della famiglia, vive questo declino con amarezza. Francesco, più impulsivo, lo avverte come un'umiliazione personale. A Firenze, dove l'orgoglio è parte integrante dell'identità delle famiglie nobili, la perdita di prestigio è una ferita difficile da accettare. L'ascesa dei Medici, che si pongono come promotori di un nuovo modello di potere, appare ai loro occhi come una minaccia diretta, non solo economica, ma anche simbolica. La tensione si intensifica quando la politica fiorentina si intreccia con gli interessi del papato. Alcune decisioni finanziarie prese da Lorenzo si scontrano con le ambizioni della corte romana e i Pazzi si trovano improvvisamente in un ruolo che li favorisce. Diventano il naturale punto di riferimento per chi vede nei Medici un ostacolo da superare.
Le pressioni esterne, unite al risentimento interno, trasformano un semplice malumore in una convinzione profonda che la città abbia imboccato una strada sbagliata. Man mano che Firenze continua la sua vita brillante e competitiva, nelle sale dei palazzi dei pazzi si alimenta un'idea sempre più definita. Per recuperare il proprio posto, la famiglia non può più limitarsi a osservare, deve intervenire. L'ostilità, fino a quel momento contenuta, assume una forma concreta, preparando il terreno alla decisione che cambierà per sempre la storia della città. Quando il malcontento dei pazzi si trasforma in una decisione da cui non si può più tornare indietro, la tensione latente si coagula in un progetto preciso. Ciò che inizialmente era solo irritazione per la crescente influenza dei medici diventa, nelle conversazioni più riservate, l'idea di un intervento radicale. La famiglia comprende che un semplice contrasto politico non basta più. Per ribaltare l'equilibrio cittadino serve un gesto capace di strappare il potere dalle mani di Lorenzo e Giuliano in maniera definitiva. Il passo decisivo avviene quando alcuni esponenti della famiglia entrano in contatto con personalità vicine al Papa, che da tempo osserva con fastidio il ruolo sempre più autonomo dei medici. La convergenza di interessi è immediata. Roma vede nei pazzi una pedina utile per ridimensionare l'influenza fiorentina, mentre i pazzi trovano negli alleati esterni il sostegno necessario per immaginare un'azione che senza appoggi non avrebbero mai osato tentare. Le riunioni segrete si moltiplicano e nel corso dei mesi il piano prende forma. L'obiettivo non può essere uno solo dei due fratelli. Se Lorenzo sopravvivesse, la forza del suo consenso basterebbe a ripristinare l'ordine in breve tempo. Allo stesso modo, colpire soltanto Giuliano lascerebbe intatta la leadership politica del Magnifico. Per questo i congiurati stabiliscono che entrambi debbano essere eliminati nello stesso istante, senza lasciare margine di reazione. Definito l'obiettivo, resta da scegliere il luogo e il momento. È chiaro fin dall'inizio che l'attacco deve avvenire in uno spazio pubblico dove i fratelli siano presenti insieme e dove nessuno possa immaginare un pericolo imminente. Questa consapevolezza guida i congiurati a valutare ogni occasione solenne, ogni evento ufficiale, ogni celebrazione in cui la rigidità del rituale renda i medici vulnerabili. L'idea di colpire durante una cerimonia religiosa comincia così a emergere come la soluzione più efficace. Le riunioni si fanno più caute, ma anche più intense. Ogni partecipante viene coinvolto con motivazioni diverse, chi per ambizione personale, chi per risentimento, chi per convinzione politica. L'obiettivo comune però resta lo stesso: impedire che i medici continuino a dominare Firenze. Quando il piano assume una forma definitiva, i congiurati si rendono conto di aver superato una soglia oltre la quale non è più possibile fermarsi. La congiura ormai non è più un'idea, è un'azione imminente, pronta a esplodere nel cuore della città. Con il passare delle settimane i congiurati capiscono che non possono più limitarsi a discutere. È il momento di trasformare le intenzioni in un piano concreto. Ogni passo deve essere studiato con attenzione perché anche un dettaglio trascurato potrebbe tradire le loro intenzioni e mettere fine all'intera operazione. La difficoltà principale è trovare un'occasione in cui Lorenzo e Giuliano siano presenti nello stesso luogo, senza la consueta protezione che li circonda nella vita quotidiana. I congiurati passano in rassegna feste, banchetti e riunioni pubbliche, ma nessuno di questi eventi garantisce la certezza della presenza simultanea dei due fratelli. La svolta arriva quando ci si avvicina alla Pasqua. La messa festiva nel Duomo è una tradizione irrinunciabile e richiede la partecipazione delle famiglie più importanti della città. Inoltre, la solennità della cerimonia rende improbabile che i medici si circondino di guardie troppo visibili. L'atmosfera raccolta della chiesa, unita alla folla numerosa, offre agli assassini la possibilità di avvicinarsi senza destare sospetti. Definito il contesto, resta da decidere chi dovrà colpire. La scelta ricade su uomini della famiglia pazzi e su alleati fidati, persone abituate al controllo e in grado di mantenere la calma in un ambiente dove un minimo segnale di nervosismo
potrebbe attirare l'attenzione. Ognuno riceve un ruolo preciso affinché l'azione sia simultanea e coordinata. Non ci deve essere margine per un secondo tentativo, la morte di entrambi i fratelli deve essere immediata. Nei giorni precedenti la Pasqua, i congiurati continuano a comportarsi in pubblico come se nulla fosse. Partecipano alla vita cittadina, si mostrano cordiali con tutti, compresi i medici, e mantengono una calma che in realtà nasconde un'agitazione crescente. Le riunioni segrete diventano più brevi, frammentate, condotte con la massima prudenza. La sensazione di essere a un passo dall'azione provoca in ciascuno di loro un misto di tensione e determinazione. Quando ogni dettaglio appare finalmente definito, non resta che attendere il giorno stabilito. Firenze si prepara alla Pasqua senza immaginare che la celebrazione più solenne dell'anno sta per trasformarsi nel teatro di un evento destinato a scuotere la città dalle fondamenta. I congiurati, nascosti dietro un'apparente normalità, attendono il momento dell'attacco, consapevoli che ciò che accadrà nel Duomo cambierà per sempre la storia fiorentina. La mattina del 26 aprile 1478 Firenze si sveglia in un clima sereno, inconsapevole del dramma incombente. Le strade si riempiono presto di cittadini diretti al Duomo, attratti dalla solennità della messa di Pasqua, mentre le campane scandiscono il ritmo di una giornata che sembra identica a molte altre. In realtà, dietro quell'apparente normalità, diversi uomini avanzano con un'ansia contenuta, ognuno pronto a recitare una parte che nessun altro conosce. Nelle case dei congiurati domina un silenzio febbrile. Chi sta per colpire nasconde l'agitazione dietro gesti meccanici e sguardi sfuggenti, consapevole che quell'azione, una volta iniziata, sarà irreversibile. Dopo mesi di indecisioni e preparativi, tutto è stato affidato a pochi istanti da vivere con fredda determinazione. I ruoli assegnati, i movimenti ripassati in segreto e la scelta del luogo convergono verso quella mattina che dovrà decidere il destino della città. Lorenzo e Giuliano iniziano la giornata senza sospetti particolari. Lorenzo, come di consueto, mantiene un atteggiamento vigile, ma non immagina alcun rischio imminente. Giuliano, indebolito da un malessere che lo accompagna da alcuni giorni, decide comunque di partecipare alla messa, spinto dal senso del dovere e dalla certezza che la celebrazione non comporti alcun pericolo. Il loro ingresso nel Duomo avviene in mezzo ai saluti rispettosi dei cittadini e nulla lascia intuire che attorno a loro si muovono uomini pronti a trasformare la cerimonia in un agguato. All'interno della cattedrale l'atmosfera è carica di solennità. I fedeli occupano ogni spazio, le candele illuminano la navata e l'odore dell'incenso avvolge il tempio. I congiurati si dispongono secondo le posizioni stabilite, mescolandosi alla folla con un'attenzione studiata. Alcuni si avvicinano ai medici fingendo confidenza, altri osservano da lontano il gesto del sacerdote che scandirà il momento dell'attacco. Nessuno deve agire prima del segnale e l'attesa diventa un peso difficile da sostenere. Quando la messa ha inizio, il silenzio religioso nasconde la tensione che si concentra attorno ai due fratelli. Ogni passo, ogni movimento e ogni sguardo dei medici viene seguito con precisione. I congiurati sanno che il momento decisivo è vicino. Con l'elevazione dell'ostia, l'intera assemblea abbasserà la guardia e in quegli istanti di raccoglimento nessuno penserà alla violenza. Firenze, immersa nel rito, ignora che quei minuti precedono uno dei momenti più tragici della sua storia. Nel Duomo, luogo consacrato alla pace e alla preghiera, uomini armati attendono l'attimo in cui la devozione collettiva darà loro il vantaggio necessario. La città, inconsapevole, respira tranquilla, ma per alcuni quel respiro è l'ultimo prima dell'esplosione del caos. Quando la messa raggiunge il momento più solenne, l'interno del Duomo cade in un silenzio profondo, quasi sospeso. Le parole del sacerdote si affievoliscono e l'intera assemblea attende l'elevazione dell'ostia, ignara che proprio quell'istante rappresenta il segnale concordato dai congiurati.
Le luci delle candele tremolano appena e l'aria, impregnata di incenso, sembra immobilizzarsi. Giuliano si trova vicino agli uomini che fino a quel momento non hanno mai dato motivo di sospetto. Tra loro c'è Francesco De Pazzi, che nasconde sotto un'espressione composta l'agitazione accumulata nelle ultime settimane. A breve distanza, Lorenzo ascolta la liturgia, convinto di trovarsi in uno dei luoghi più sicuri della città, circondato solo dai fedeli e dalla ritualità religiosa. Quando il sacerdote solleva l'ostia, tutto avviene in pochi secondi. Francesco si avventa su Giuliano con una violenza improvvisa, colpendolo senza lasciargli il tempo di reagire. Bernardo Bandini lo affianca subito dopo e i due lo feriscono ripetutamente mentre la gente attorno, paralizzata dall'orrore, non riesce a comprendere cosa stia accadendo. Giuliano crolla a terra, circondato dal panico e dal frastuono delle urla che rimbalzano sulle pareti del Duomo. Nel frattempo Lorenzo viene preso di mira da un altro gruppo di congiurati. Il Magnifico, però, ha un riflesso istintivo. Arretra, si protegge il volto con il mantello e devia il primo fendente. Pur ferito, riesce a sfuggire ai suoi assalitori grazie all'intervento dei suoi sostenitori che lo trascinano rapidamente verso la sagrestia, riuscendo a chiudere le porte prima che i congiurati possano raggiungerlo. All'interno della cattedrale regna il caos. I fedeli si accalcano verso le uscite. Alcuni cercano rifugio dietro le colonne, altri si avvicinano a Giuliano nella speranza di soccorrerlo. L'aria si riempie di grida, di pianto e di confusione, mentre il luogo sacro si trasforma in un teatro di violenza inimmaginabile. I congiurati, resisi conto che Lorenzo è sopravvissuto, percepiscono immediatamente che il piano sta crollando. Nella sagrestia Lorenzo comprende che la sua salvezza rappresenta l'unica possibilità di evitare che la città sprofondi in un caos ancora maggiore. Pur ferito, mantiene la lucidità e attende il momento di uscire, mentre fuori la tragedia si consuma attorno al corpo di suo fratello. Il Duomo in pochi istanti ha cessato di essere il cuore spirituale di Firenze per diventare il simbolo di una città ferita. La congiura, preparata per mesi, si è compiuta solo a metà. Giuliano è stato ucciso, ma Lorenzo è vivo. E da questo dettaglio dipenderà il destino non solo dei congiurati, ma dell'intera Firenze. La notizia dell'attacco si diffonde oltre le mura del Duomo con una velocità impressionante. Le prime persone che escono, sconvolte e incapaci di parlare chiaramente, bastano a far dilagare il panico per le strade. In pochi minuti Firenze comprende che qualcosa di gravissimo è accaduto e che la violenza è esplosa nel luogo più sacro della città. Quando emerge che i responsabili appartengono alla famiglia Pazzi, l'indignazione si trasforma in rabbia collettiva. La sopravvivenza di Lorenzo diventa il punto di riferimento per i suoi sostenitori, che si mobilitano immediatamente. La morte di Giuliano, giovane e molto amato, colpisce il popolo come un'offesa personale. La città, sconvolta dalla brutalità dell'attentato, non è disposta a concedere ai congiurati alcuna via di fuga o difesa. Le strade si riempiono di cittadini che cercano i responsabili e la tensione esplode in una serie di catture improvvisate, spesso compiute dalla folla prima ancora che dalle autorità. Alcuni dei congiurati vengono riconosciuti mentre tentano di mescolarsi ai fedeli in fuga, altri corrono nei palazzi dei loro alleati, ma trovano solo porte chiuse. Chi fino al giorno precedente aveva appoggiato i Pazzi, ora teme di essere coinvolto nella loro rovina e prende immediatamente le distanze. La città non vuole distinguere tra esecutori e complici. Per i fiorentini, quel giorno, chiunque abbia partecipato alla congiura deve essere punito. Una figura particolarmente colpita dall'ira popolare è l'arcivescovo Salviati, che aveva un ruolo centrale nel piano. Arrestato e trascinato per le strade, viene portato a Palazzo della Signoria, dove la folla, incapace di contenere la furia, pretende una punizione immediata. La sua esecuzione, rapida e senza formalità, diventa il simbolo della risposta di Firenze all'oltraggio subito. Quando Lorenzo esce finalmente dalla sagrestia, ferito ma vivo, la sua presenza assume un valore quasi miracoloso.
La vista del Magnifico ancora in piedi rafforza lo spirito dei suoi sostenitori e consolida l'immagine di un leader sopravvissuto alla violenza per difendere la stabilità della città. L'emozione collettiva diventa un'onda che travolge ogni residuo favore verso i pazzi. Nel corso della giornata, Firenze si trasforma in un vortice di giustizia sommaria e vendetta popolare. La Pasqua, iniziata come una festa solenne, termina con una città insanguinata, sconvolta e unita da un nuovo sentimento: la certezza che la violenza dei congiurati abbia non solo ucciso un giovane amato, ma anche profanato l'anima stessa della comunità. Le ore successive all'attentato sono segnate da una corsa frenetica alla punizione. La città, scossa nel profondo, pretende una risposta immediata e la signoria, sostenuta dai fedelissimi dei Medici, agisce con una rapidità che lascia poco spazio a esitazioni. La congiura non deve solo essere repressa, deve essere estirpata completamente affinché Firenze non resti sospesa nella paura di nuove rivolte. I pazzi, travolti dal fallimento, diventano il bersaglio principale. Le loro residenze vengono perquisite, i loro documenti confiscati e tutti i membri della famiglia ricercati, senza tregua. Quel nome, un tempo rispettato, è ormai associato al tradimento più grave che la città potesse immaginare. Molti vengono catturati nelle ore successive, altri cercano una fuga disperata che si rivela quasi sempre inutile. Jacopo De Pazzi tenta di abbandonare Firenze, convinto di potersi nascondere presso vecchi alleati fuori città, ma viene riconosciuto e riportato indietro come un prigioniero qualunque. La sua esecuzione, rapida e inevitabile, segna il crollo definitivo della famiglia. Firenze non mostra misericordia. L'ira generata dalla morte di Giuliano e dall'attacco a Lorenzo ha trasformato la punizione in un bisogno collettivo. Nel frattempo la città assiste a una serie di processi lampo che, più che giudicare, rendono pubblica la condanna già pronunciata dal popolo. Le esecuzioni si susseguono con un ritmo serrato e i corpi dei congiurati vengono esposti come monito visibile. Per i fiorentini, quei gesti non rappresentano violenza, ma una forma di riparazione morale per l'oltraggio subito. Tra i ricercati c'è anche Bernardo Bandini, uno degli assassini materiali di Giuliano, riuscito inizialmente a fuggire. La sua latitanza tiene vivo per mesi un senso di incompiutezza. Quando finalmente viene catturato all'estero e riportato a Firenze, la sua esecuzione diventa il sigillo finale di quella lunga caccia ai responsabili. Fuori dalle mura cittadine, intanto, gli alleati della congiura affrontano le proprie conseguenze politiche. La partecipazione, o anche solo il favoreggiamento del papato, ha lasciato tracce evidenti e le tensioni con Roma non tardano ad acuirsi. L'attentato, lungi dall'essere un affare interno, si rivela un detonatore capace di alterare i rapporti tra poteri ben più grandi di Firenze. Quando l'ondata di violenza si placa, la città appare esausta ma decisa. La resa dei conti ha chiuso definitivamente il capitolo della famiglia Pazzi, lasciando in piedi una sola certezza: il dominio dei Medici, anziché incrinarsi, è ora più saldo che mai. Ma le conseguenze della congiura non si fermeranno ai confini della città e ben presto Firenze dovrà affrontare nuovi equilibri politici che nessuno aveva previsto. Quando Firenze tenta di tornare alla normalità, diventa chiaro che la congiura non è stata soltanto un gesto di violenza interna, ma un episodio destinato a influenzare l'intera scena politica italiana. La punizione dei responsabili ha placato la rabbia del popolo, ma ha lasciato dietro di sé un conflitto aperto con un nemico ben più potente, la Corte Pontificia. L'uccisione dell'arcivescovo Salviati provoca la reazione immediata del Papa, che interpreta l'esecuzione come un affronto diretto alla Chiesa. Roma risponde con l'interdizione contro Firenze, una misura dura che blocca i sacramenti e crea disagio in una comunità profondamente legata alla vita religiosa. Allo stesso tempo iniziano a muoversi forze politiche e militari che appoggiano il pontefice, determinando una situazione di isolamento per la città.
Lorenzo comprende subito che il pericolo non viene più dai congiurati, ormai eliminati, ma dalla possibilità che Firenze venga schiacciata da Roma e i suoi alleati. Invece di affidarsi soltanto alla forza, decide di usare la diplomazia come arma principale. Con una scelta audace, parte per Napoli per incontrare il re Ferrante, sperando di ottenere un sostegno capace di spezzare l'assedio politico del Papa. Il viaggio si rivela decisivo. Lorenzo, con la sua abilità nel trattare e nel leggere gli equilibri italiani, riesce a conquistare la fiducia del sovrano. L'accordo che ne consegue cambia rapidamente lo scenario. Firenze non è più sola e il Papa deve accettare un compromesso. Le tensioni non spariscono del tutto, ma si allentano abbastanza da permettere alla città di evitare un conflitto disastroso. Al suo ritorno Lorenzo viene accolto come un leader che ha salvato Firenze non solo con la forza, ma con l'intelligenza. La sua figura assume un peso nuovo. Non è più soltanto il capo della famiglia Medici, ma diventa il punto di riferimento stabile della politica cittadina. Anche molti dei suoi antichi oppositori comprendono che, dopo la congiura, sfidare il Magnifico significherebbe mettere a rischio la fragile pace recuperata con così tanta fatica. Nel frattempo, la scomparsa dei Pazzi lascia un vuoto nella geografia politica fiorentina. Una delle casate più antiche e potenti è stata cancellata in pochi giorni, e con essa anche l'idea che la città possa essere governata da un equilibrio tra famiglie rivali. La centralità dei Medici diventa più evidente che mai, trasformando un potere informale in una posizione quasi istituzionale. Quando la situazione con Roma si stabilizza e Firenze ritrova un ordine apparente, la città si rende conto che nulla è più come prima. La congiura non ha solo fallito, ha rafforzato in modo definitivo l'autorità dei Medici, inaugurando una fase politica nuova e più stabile. E Lorenzo, grazie alla sua abilità e alla sua sopravvivenza, si ritrova al centro di un potere che nessuno, dopo quegli eventi, ha più il coraggio di mettere in discussione. Con il passare dei mesi, la congiura dei Pazzi smette di essere soltanto una ferita aperta e diventa un punto di svolta nella memoria di Firenze. L'attentato nel Duomo non è più visto solo come un atto di violenza, ma come l'evento che ha rivelato la fragilità e insieme la sorprendente resistenza della città. Il trauma collettivo lascia un segno profondo, influenzando la percezione del potere e il modo in cui i fiorentini guardano ai Medici. Lorenzo, che prima della congiura era già un protagonista della vita pubblica, esce da quell'episodio trasformato. Sopravvissuto all'attacco e capace di proteggere Firenze anche sul piano diplomatico, diventa per molti cittadini un punto fermo indispensabile. La sua immagine non è più soltanto quella del mecenate colto e raffinato, ma quella di un leader che ha saputo affrontare la tragedia senza perdere l'equilibrio. La morte di Giuliano contribuisce a rafforzare questa percezione. Il popolo vede in Lorenzo non solo l'erede di un potere politico, ma un uomo colpito nel profondo che ha continuato a sostenere la città nonostante il dolore. La scomparsa dei Pazzi, al contrario, crea un vuoto che viene riempito da un giudizio durissimo. La loro memoria viene segnata dal marchio del tradimento e ciò che rimane della famiglia è destinato all'esilio o all'oblio. Firenze non li ricorda più come una casata antica e prestigiosa, ma come l'esempio di come l'ambizione, quando non conosce limiti, possa portare alla rovina. Le loro proprietà vengono confiscate, il loro nome cancellato dagli spazi pubblici e la loro storia diventa una lezione politica che attraverserà i secoli. La città intanto vive una trasformazione più profonda. La congiura ha mostrato quanto fragile possa essere l'ordine cittadino, ma ha anche fatto emergere un nuovo senso di stabilità attorno alla figura del Magnifico. Le iniziative culturali, le opere pubbliche e i progetti politici che Lorenzo promuove nei mesi successivi non sono solo strumenti di governo, diventano il modo attraverso cui Firenze ritrova una forma di equilibrio dopo lo shock. Il popolo riconosce nella famiglia Medici una garanzia e questo sentimento contribuisce a consolidare un potere che non è più soltanto economico, ma sempre più istituzionale. Col tempo, la congiura dei Pazzi inizia a essere ricordata come un episodio che ha cambiato la direzione della storia fiorentina. L'evento dimostra che il Rinascimento, pur nella sua grandezza culturale, è un'epoca segnata da profonde tensioni politiche. Eppure in mezzo a quelle contraddizioni, Firenze trova la forza di rinascere,
trasformando una tragedia in un punto di ripartenza. L'eredità più duratura della congiura è proprio questa: l'idea che dal caos, se guidato con lungimiranza, possa nascere un ordine più saldo, capace di sostenere la città negli anni più splendidi del suo sviluppo. Col trascorrere degli anni, la congiura dei pazzi assume nella memoria di Firenze un significato che va oltre il semplice racconto di un attentato. La città, abituata alle rivalità politiche del Rinascimento, riconosce in quel momento un passaggio cruciale, in cui la violenza non si è limitata a colpire due uomini, ma ha scosso le fondamenta stesse della vita civile. La ferita provocata nel Duomo non scompare, si trasforma in un simbolo, un monito che accompagnerà la storia cittadina per secoli. La cattedrale, teatro della tragedia, acquista un nuovo valore nella percezione dei fiorentini. Non è più solo il luogo che incarna la grandezza architettonica e spirituale della città, ma anche il punto in cui potere, ambizione e fede si sono scontrati in un istante drammatico. Ogni pietra e ogni navata sembrano conservare un eco di quel giorno, un ricordo che continua a vibrare nella memoria collettiva. Lorenzo, sopravvissuto all'attacco, diventa il custode di questa memoria. Le generazioni future non lo ricordano soltanto come un mecenate o un politico abile, ma come l'uomo che ha affrontato il colpo più duro della sua vita e ha guidato Firenze verso una fase nuova. Il suo ruolo assume una dimensione quasi simbolica. Rappresenta la capacità di trasformare un evento traumatico in un'occasione di stabilità e rinnovamento. Anche la sorte dei pazzi rimane impressa nella storia, ma in modo molto diverso. La loro caduta improvvisa diventa l'esempio più estremo delle conseguenze che l'ambizione incontrollata può generare. La città, cancellando il loro nome e disperdendo i loro beni, non ha cercato solo punizione, ha voluto proteggere se stessa, ricostruendo un ordine che avrebbe impedito il ripetersi di un simile tradimento. Col tempo gli storici e i cronisti del Rinascimento iniziano a raccontare la congiura da prospettive differenti, ma un elemento rimane costante. L'episodio rivela la duplice natura dell'epoca, capace di produrre straordinaria bellezza e allo stesso tempo violenza improvvisa. È proprio questa contraddizione a rendere il Rinascimento così affascinante e la congiura dei pazzi ne diventa uno dei simboli più potenti. Oggi chi cammina nelle strade di Firenze e visita il suo Duomo può ancora percepire quell'eco lontana. Non servono targhe o monumenti dedicati. La storia è impressa nelle pietre, nei racconti, nell'immaginario di una città che ha imparato a trasformare le sue ferite in insegnamenti. La congiura dei pazzi continua a vivere, non come un semplice fatto di cronaca, ma come uno degli episodi che più profondamente hanno definito l'identità fiorentina.